Mentre Sarti e David si recavano in Uruguay per continuare le operazioni di traffico, Masino riceveva per telefono proposte di vendita di terreni agricoli. Omero, il suocero, aveva attivato tutti i suoi contatti, incluso il generale Ernesto Bandeira Coelho, capo della Sovrintendencia do Amazônia, Sudam. Con l'idea di acquistare i terreni, Masino ordina ai ragazzi di girare il Brasile in cerca di un'opportunità. Amazonas, Goiás e Mato Grosso sono gli stati scelti. Tornato in Brasile poco prima del Carnevale del 1972, Buscetta riceve una buona notizia. Omero ha trovato una grande proprietà in vendita nel Mato Grosso, con pista di atterraggio in buone condizioni. Don Masino si entusiasma quando viene a sapere che il proprietario è un vecchio amico del suocero, un personaggio pubblico che offriva ottime garanzie per l'affare, anche se esiliato dal paese dai militari. João Belchior Marques Guyart, detto Django, ex presidente deposto del Brasile. Django viveva in Uruguay fin dal colpo di Stato. Il suo ranch a Maldonado, a 2 ore dal confine, è meta di pellegrinaggio per amici, politici e militanti di sinistra. A poco più di 100 km da Montevideo, la città costiera è circondata da un lato da dune bianchissime e acque gelide e dall'altro da immense pianure fredde, dove le strade sembrano piste d'atterraggio e le piste d'atterraggio strade di terra. Dato che i tempi sono incerti, l'ex presidente, prudente, offre a Omero un affitto invece di una vendita. Masino accetta, a condizione che il pilota fosse congedato. Non vuole stranieri in giro per la proprietà, ma l'affare, all'ultimo, misteriosamente salta. Intanto Orfeus dos Santos Sales, socio di Omero, consegna al DOPS, il Dipartimento della Polizia Politica a Rio de Janeiro, una foto in cui Masino, Omero e Cristina appaiono abbracciati all'ex presidente Django. L'immagine decora un mobile nel salotto dell'appartamento di Buscetta a San Paolo. Orfeu e i generali legati a Omero cercano così di liberarsi dell'italiano e dimostrare ai militari di non avere nulla a che fare con lui. A quel punto già sospettano di Tommaso, che passa le giornate ricevendo gente strana e facendo telefonate dagli uffici della società senza mai dire realmente di cosa si occupi. La foto finisce direttamente nelle mani del commissario Sergio Fernando Paranhos Fleury, uno degli agenti più implacabili del DOPS, segnalato come torturatore implacabile da decine di prigionieri che erano passati per la sua delegazione. Fleury e i vertici della repressione non hanno nulla contro Tommaso Buscetta, non sanno nemmeno chi sia. Attenti a tutto ciò che riguarda Django, credono che l'italiano possa far parte di qualche gruppo comunista disposto a finanziare il ritorno dell'ex presidente in Brasile. Un movimento che la dittatura non può tollerare. Fleury incomincia a cercare informazioni su Roberto senza conoscerne il vero nome, tantomeno il passato mafioso o il presente nel traffico internazionale di eroina. Pensa di indagare su un sovversivo europeo. La frustrazione causata dalla cancellazione dell'affare della fazenda spinge Masino a cercare una soluzione. Intuisce che Omero accetterà qualsiasi proposta gli venga fatta e tutto indica che Masino abbia costretto il suocero a tentare una nuova iniziativa. Sapendo che Omero ha ricevuto la visita di un agente immobiliare che gli ha offerto una fazenda a Echapora, nell'interno di San Paolo, Buscetta fa leva sull'istinto paterno. Dice di essere deluso dal Brasile e che avrebbe portato via Cristina per vivere con lei all'estero. Il vecchio viene preso dal panico. In un fine settimana porta Masino a vedere il ranch a Echapora. Buscetta rimane incantato dalla fazenda San Antonio e dai suoi 4.400 ettari, 360 capi di bestiame e numerosi animali da monta. Senza pensarci troppo, Omero sborsa 300.000 cruzeiros come anticipo per avviare le pratiche per l'acquisto delle terre.
Il trasporto aereo di eroina è una novità in Brasile, ma da alcuni anni è già attivo in altri paesi. Un anno prima, nell'ottobre del 1971, Lucien Sarti ha invitato Elena a un altro dei suoi viaggi. Insieme si erano recati a San Paolo, Montevideo, Lima e Città del Messico. Nella capitale peruviana, il francese aveva incontrato Josep Caramian, un corriere incaricato di far volare la droga dall'America Latina agli Stati Uniti. Lì avevano convenuto che Caramian avrebbe caricato 120 kg di eroina appena arrivata dall'Europa, su un aereo privato di Sarti. Caramian e un pilota erano partiti da Lima verso una pista militare abbandonata nel deserto messicano, dove ad accoglierli c'erano Lucien Sarti, Michel Nicolì e un altro uomo. Il carico venne poi trasportato in auto fino a Città del Messico. L'affare sarebbe stato concluso direttamente lì, con Carlo Zippo, che avrebbe pagato $840.000 per la droga, $7.000 al chilo, un prezzo inferiore rispetto a una consegna diretta negli Stati Uniti. Sarti tornò in Brasile su un volo via Panama, dove probabilmente depositò il denaro. L'idea di usare l'interno del Brasile come snodo per il carico e il rifornimento sembrava solida. Dopo aver preso possesso dell'azienda di Eciaporà, Masino incontrò Michel Nicolì sulla terrazza dell'edificio Italia, a San Paolo. Tommaso e Nicolì si conoscevano già. Il francese, nato a Marsiglia nel dicembre del 1930, era uno degli uomini di fiducia di Auguste Ricord. Postino, fin dall'adolescenza, negli anni 60, era passato al crimine, guidando auto da fuga per una banda di rapinatori in Francia. Nel 63, già clandestino a Buenos Aires, importava abbigliamento contraffatto dall'Europa per rivenderlo in Argentina. Il suo ingresso nel traffico avvenne intorno al 1966, quando conobbe Lucien Sarti al ristorante El Sol, punto d'incontro degli espatriati francesi nella capitale argentina. Nicolì viveva in Brasile dal 69 sotto il nome di Carlos Colucci da Silveira, un fittizio cittadino brasiliano nato nel Rio Grande do Sul. Con il denaro guadagnato facendo viaggi di trasporto d'eroina, Michel Nicolì fonda la Delga Alluminio e Plastico al numero 255 di Rua Acre, nel quartiere Mooca di San Paolo. Le indagini di allora non approfondirono la contabilità della società, ma è probabile che la Delga fosse usata per il riciclaggio di denaro. Almeno 2 valigette piene di dollari sporchi viaggiarono da Rio de Janeiro a New York, dove furono depositati su un conto aziendale per poi essere rimpatriati come investimenti esteri. Tommaso Buscetta conta su Nicolì per la sua impresa. Aveva già partecipato alla riunione al Copacabana Palace nell'agosto del 1971, alla quale erano presenti anche Carlo Zippo, Lucien Sarti e Christian Jacques David. Sapeva come lavorare ed era pronto. In una successiva deposizione al DOPS, Nicolì confesserà di conoscere tutti i membri del gruppo, incluso Buscetta, che definisce elemento di spicco della cupola mafiosa, che avrebbe incontrato 4 o 5 volte in Brasile, giurando però che gli incontri non fossero mai avvenuti per motivi illeciti. Ammetterà quindi di conoscere Tommaso Buscetta, ma non gli imputerà alcun crimine. Nel gennaio, mentre Masino viaggia con Cristina fuori dal Brasile, Lucien Sarti viene trovato ammanettato nell'appartamento 201 di Rua Vieira Souto, dove vive con Elena Ferreira. Sono le 21 e la ragazza lo accoglie spaventata. Sarti è accompagnata da Nelson Duarte, commissario della Polizia Civile, allora considerato il simbolo della lotta al crimine a Rio de Janeiro. Responsabile del 14° distretto, Duarte è noto come uno dei 12 uomini d'oro della polizia carioca, una sorta di élite incaricata di ripulire la città dal crimine organizzato. Possono agire al limite della legalità, senza dover rendere conto delle proprie azioni e potendo sparare senza rischi di indagini. Nelson, in particolare, è una figura popolarissima. Ogni domenica è ospite al talk show più famoso dell'epoca, il programma di Flavio Cavalcanti.
dove mostra il suo libro d'oro, un registro di donazioni da parte di celebrità destinato a un progetto per la cura dei tossicodipendenti. Mostra, orgogliosamente, le foto dei criminali appena arrestati. Dopo aver perquisito l'appartamento, il commissario porta Sarti, Elena e le sue domestiche in questura. Non sapendo cosa fare con il cane, porta pure quello. Le donne vengono rinchiuse in una stanza con il cane per 2 giorni. Elena, più tardi, avrebbe dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo a causa della detenzione. Viene poi rilasciata, ma il vero obiettivo di Duarte è Lucien. È probabile che Sarti sia stato denunciato da qualche nemico. Duarte, entrando nell'appartamento, cerca presunti $150.000 falsi. Non trovandoli, arresta comunque il francese. Poco dopo vengono arrestati anche Michel Nicoly e un uomo chiamato da Elena José Caravian, probabilmente lo stesso Eusèbe Karamian, il corriere che aveva portato l'eroina in Messico. Nell'ampio ufficio della questura del Leblon, arredato con poltrone e tende insolite per un edificio pubblico dell'epoca, Duarte, con i piedi appoggiati a un cassetto socchiuso, parla con Sarti mentre lucida una delle sue medaglie d'oro. Poliziotto dell'anno 1964, 1965, 1966 e 1970. Medaglia di fedeltà allo Stato e titolo di cittadino benemerito della Camera dello Stato di Rio de Janeiro. E la massima onorificenza della Legion d'Onore. Duarte sembra conoscere molto della vita del francese, a partire dal suo vero nome. Sarti si fa chiamare Louis Robert, ma viene subito smascherato dal miglior investigatore del Brasile. Sarti viene poi rassicurato dallo stesso Duarte. Il celebre commissario non vuole distruggere il crimine, vuole una parte dei profitti. Sarti paga $40.000 per liberare l'intero gruppo. Il denaro viene consegnato all'avvocato, incaricato di placare la sete dell'uomo d'oro. Duarte avrebbe continuato la sua doppia vita con il distintivo della polizia fino alla fine di quell'anno, quando verrà accusato di aver rilasciato diversi criminali in cambio di bustarelle, oltre all'appropriazione di fondi destinati ai tossicodipendenti. Il suo declino avrebbe travolto, uno dopo l'altro, tutti i 12 uomini d'oro, ciascuno con i propri peccati pronti a venire a galla. Anche se breve, l'arresto di Sarti accende un campanello d'allarme. Lucien è già scappato più volte dalla polizia di vari paesi, corrompendo funzionari o inscenando spettacolari fughe. Sa che se fosse finito nelle mani del DOPS, difficilmente ne sarebbe uscito vivo. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 72 fugge. Si sposta a Montevideo, Santiago, La Paz e Lima. Giunta a Santiago del Cile, Elena conosce già la città. Vi è stata con Sarti un anno prima. In taxi ordina all'autista di dirigersi all'Hotel Glion, dove riceve una telefonata che le ordina di ritirare una busta alla tesoreria dell'hotel. Dentro, Elena trova $6.000, 10.000 cruzeiros brasiliani e un altro biglietto, in spagnolo. Sarti scrive che è dovuto partire per Madrid e chiede alla fidanzata di tornare a Rio senza di lui. Stanca e confusa, senza poter contare sulle istruzioni di Sarti e senza sapere se Buscetta sia a conoscenza dei piani roccamboleschi di fuga del francese, decide di tornare in Brasile facendo scalo a Lima, in Perù, l'unico volo disponibile nell'immediato. Nella hall dell'aeroporto di Lima, Elena Ferreira viene arrestata dagli agenti della polizia doganale. Nel suo bagaglio i poliziotti scoprono una foto. È di Jean-Paul, complice di Sarti. Gli agenti indicano l'immagine e dicono che è ricercato dall'Interpol. Detenuta e tenuta in isolamento per giorni, Elena avrebbe poi dichiarato di essere stata torturata a Lima per rivelare i membri della banda. Il suo avvocato brasiliano, lo stesso che aveva mediato la tangente tra Sarti e il commissario Nelson Duarte, arriva in Perù 10 giorni dopo e la trova in un ospedale, sorvegliata dalla polizia. 68 giorni dopo il suo arresto,
Dopo un'intensa battaglia diplomatica tra i due paesi, Elena Ferreira viene riportata in Brasile. Viene arrestata all'arrivo a San Paolo e scortata sotto custodia a Rio de Janeiro, poche ore più tardi. Elena rimane per settimane senza notizia di Lucien. Il francese non si trova a Madrid, come aveva scritto nella lettera, bensì è a Città del Messico, dove, secondo racconti di criminali a lui vicini, intende stabilirsi. L'epoca dei piccoli carichi è finita. Il Messico è una banchina aperta e senza controlli per i voli privati carichi di droga. La frontiera con gli Stati Uniti è un miraggio dorato. Sarti sa di essere braccato, il suo intuito non fallisce mai. Alla Paz, pochi giorni prima dell'arrivo di Elena, è stato arrestato dalla polizia locale, che ha ricevuto informazioni dal Dipartimento Antidroga statunitense sulla sua presenza nel paese. Gli americani sono sulle sue tracce fin dall'arresto di Auguste Ricordi in Paraguay. Sarti è considerato il nemico pubblico numero 1 della nuova campagna che sta alimentando l'industria bellica americana, la guerra alla droga. Serve un nemico con un volto e un nome. Non appena viene informato dell'arresto di Sarti, Buscetta decide di mandare qualcuno in Bolivia per liberarlo. Chiama Guglielmo Casalini, un italiano nato a Milano che vive in Brasile dagli anni 50. Avvocato, laureato all'Università di Napoli, Casalini è stato un corriere della droga prima di diventare una sorta di factotum dei criminali. È responsabile di procurare documenti, rintracciare persone, trasportare lettere, fare telefonate, organizzare incontri e infiltrarsi nella macchina pubblica. Quell'anno Guglielmo Casalini, con l'aiuto di 2 funzionari pubblici carioca, aveva fatto naturalizzare, illegalmente, come brasiliano, il figlio di Tommaso Buscetta. Bene, evitandogli il servizio militare. E stava lavorando anche al processo di naturalizzazione di Don Masino, falsificando per lui il certificato di nascita di una figlia inesistente. Casalini nutre per Buscetta un misto di paura e idolatria. Il suo libro da comodino è un compendio sui più pericolosi uomini della mafia siciliana, dove si può leggere un intero capitolo dedicato a Don Masino. Pagine che esagerano la biografia di Tommaso Buscetta dopo la sua fuga dall'Italia. L'opera lo dipinge come un boss a Palermo, cosa che in realtà non era. Per Casalini, fidandosi ciecamente del libro, Buscetta è una divinità del male. Guglielmo viene incaricato di trovare Lelio Paolo Gigante, un vecchio conoscente di Masino che avrebbe potuto volare alla Paz e liberare Sarti. Nato a San Paolo nel 1934, Gigante è conosciuto in Italia, dove i suoi genitori si erano trasferiti nel 1935. Aveva girato per vari paesi fino a stabilirsi come commissario di bordo dell'Avianca in Colombia, da dove volava negli Stati Uniti e in Europa. Arrotondava il salario vendendo orologi falsificati trasportati da un paese all'altro, finché non scoprì che il traffico di eroina era molto più redditizio. Quando Masino conobbe Lelio Gigante, quest'ultimo era quasi congelato. Nell'inverno del 69, Gigante si trovava detenuto per controlli in un posto doganale alla frontiera tra Canada e Stati Uniti. Cercava di emigrare in America. Per paura di essere espulso, aprì la porta posteriore dell'edificio e fuggì. Dopo aver rallentato il passo, immaginò un percorso di fuga e camminò per oltre 50 km sulla neve. Erano poco più delle 8 del mattino quando vide Montreal. Era al limite dell'ipotermia. Entrò tremante in un taxi e fu portato in una pizzeria, dove chiese aiuto al gruppo che si occupava di immigrazione clandestina. Fu caricato sul sedile posteriore di un'auto da 2 individui, portato in una casa e sistemato in una stanza dove dormì per 2 giorni, svegliandosi brevemente solo per mangiare. Al terzo giorno, aprendo gli occhi, si trovò davanti Tommaso, che lo osservava in silenzio accanto al letto. Masino era preoccupato per un documento. Gigante avrebbe dovuto entrare negli Stati Uniti fingendosi Roberto Cavallaro, uno degli alias usati da Tommaso Buscetta.
Nel passaporto consegnato al gigante erano impresse le impronte digitali di Tommaso Buscetta e lui temeva che controllandole la polizia americana potesse scoprire che il mafioso si nascondeva negli Stati Uniti. Lelio disse che il documento era rimasto agli agenti. Masino si rassegnò, uscì dalla stanza e chiese al proprietario della casa di prendersi cura di Lelio fino alla sua completa ripresa. Ci rivedremo un giorno, disse Buscetta prima di sparire. Lelio tornò in Brasile a metà del 1970. Tommaso Buscetta gli chiese di volare in Colombia e trovare un avvocato per liberare Lucien. Ordinò che comunicasse il costo per telefono, in modo da inviare il denaro necessario fino alla Paz. Non è necessario. Arrivato alla stazione di polizia, scopre che Lucien Sarti è già stato liberato e ha lasciato il paese. Da Rio de Janeiro, Masino apprende che il francese è riuscito a corrompere i poliziotti con i $200.000 che porta con sé. È di nuovo libero. Una nebbia fitta avvolge Città del Messico. Sono le 8:40 del mattino quando un'auto si ferma in via Temistocles, situata in una zona ricca della capitale. Al suono del clacson, un uomo esce di fretta dalla casa numero 107 e si avvicina al sedile del passeggero. Pochi secondi dopo, prima di raggiungere la porta, due agenti di polizia spuntano dal nulla e gli intimano di fermarsi. Vengono però sorpresi dagli spari di una Colt Cobra calibro 38 che squarcia la nebbia. Segue una fuga precipitosa. I poliziotti scappano come animali in preda al panico. Pochi metri più avanti, un gruppo di agenti li attende in rinforzo. Dopo una tempesta di proiettili, Lucien Sarti crolla, morto, sul marciapiede. È il 27 aprile 1972 e si conclude così la carriera criminale di uno dei bracci destri di Tommaso Buscetta. Il suo corpo non verrà mai reclamato, rimanendo sepolto in solitudine in un cimitero messicano, senza fiori né visite. Molti anni dopo verrà addirittura sospettato di essere uno dei presunti killer di John Fitzgerald Kennedy.